Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg Alex Murphy, un cyborg in scala 1 a 3, alto circa 62 cm. Questo è il nuovo invio che ho ricevuto. Vi leggo la spedizione, che è la numero 13. Io ho anche sottoscritto la base premium, quindi ricevo, andiamo a vedere subito, 4 numeri dal numero 40 al numero 43. Sto controllando, perché l'ho solo aperta così, ho deciso di aprire tutto con voi. Adesso vado a vedere. Però prima di procedere a questo video, e poi lo farò anche vedere nei video di montaggio che seguiranno, vi volevo far notare una cosa che mi ha fatto notare un iscritto che saluto, ciao Marco, il quale mi ha fatto vedere questo. Questa qui è la parte in gomma che c'è nell'articolazione del ginocchio, dove questa parte tagliata, vediamo se riesco a farvela vedere. Comunque, guardate, questa parte è tagliata da una gamba e il taglio deve trovarsi da questa parte, dall'altra gamba si deve trovare da questa parte. Allora, io che ripeto non me ne ero accorto, e grazie a Marco me ne sono accorto, ho chiesto un nuovo invio. Mi mandano il nuovo invio, eccolo qua. E cosa mi mandano? Lo stesso identico prezzo per il quale ho chiesto la sostituzione. Quindi, oltre ad aver smontato il mio Robocop in parte perché attendevo il pezzo di ricambio per poterlo mettere correttamente, cosa mi sono trovato? Mi sono trovato lo stesso pezzo sbagliato di prima e ho dedotto solo una cosa, che per chi come me ha fatto anche Iron Man, dove avevano sbagliato la placca dell'anca, se ve la ricordate, e poi ce l'hanno fatta avere con l'uscita numero 100, la stessa cosa è successo in Robocop. Hanno sbagliato a riprodurre questo pezzo, lo hanno fatto identico. Eccolo qui. Questo invece, che non ha lettere all'interno, doveva avere questo taglio qui da quest'altra parte per l'altra gamba, e così non è. Quindi alla fine, se non si riuscirà a risolvere, mi toccherà fare un taglio qua. Andrò a vedere l'utilità di questo taglio, però se c'è qualcosa servirà, vi farò sapere magari durante il montaggio, magari anche in questi numeri che andrò a montare. E bon, tutto qui. Voi non ve ne siete accorti, nemmeno io, grazie a Marco ce ne siamo accorti tutti. E adesso andiamo a vedere quello che ho trovato. Il prezzo pagato per questi 4 numeri più parti della base di supporto Robocop sono 49,96 €. Ecco qui. L'unica cosa e per quale motivo, aspettate un attimo, do un'occhiata perché qui risultano 6 pezzi mentre io ne ho 5. Un attimo. Allora guardate, praticamente non riesco a trovarmi qui. Come potete vedere abbiamo i numeri che ho ricevuto: 40, 41, 42, 43, ed eccoli qua, che poi andremo a vedere. Li metto un attimo da parte, e sono 4 pezzi.
Poi mi dice che c'è anche il pezzo della base, 5897, 5897, però mi manca quello sotto. O sono io che non so interpretare bene, però qui mi dice che devo aver ricevuto 6 pezzi, io ne ricevo solo 5. Non lo so, poi controllerò meglio e vedremo. Va bene. Comunque, ricevo la seconda parte della base premium, eccola qui. Adesso ve la faccio vedere. Molto pesante, tutto in metallo, quasi tutto in metallo. Una serie di viti CM da avvitare nel metallo. Questa parte tutta in metallo, che è la cassa centrale, e questa in plastica che è il portabatterie. Scheda elettronica, che è quella poi che coordinerà il circuito delle luci. Ad esempio nella base premium di Iron Man ci sono 108 LED che si attivano. Via questa. Uscita numero 40. Adesso, per chi avesse piacere di dare lettura ai fascicoli, lo potrà fare, oltre che guardare le immagini, perché poi nel video di montaggio di ogni numero non farò più questa operazione, perché l'ho già dedicata qui nel video unboxing. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali e questo è solo grazie a voi. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di Cyborg. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Le parti argentate e nere sono quelle che ho montato fino a questo numero. Anche questa è una collezione ricca di contenuti per quanto riguarda i fascicoli e esorto tutti a leggerli, perché non parlano ovviamente solo di Robocop, ma anche di attualità e, oltre che fantascienza, quella che una volta si riteneva potesse dover solo risultare tale, c'è anche la scienza. Ovviamente la scienza c'è sempre stata, però tutto ciò, che è quello che volevo dire, lo spiego più che altro a me stesso che a voi, tutto ciò che prima sembrava impossibile, oggi lo è possibile.
Bene, vado a vedere cosa c'è in questo primo fascicolo ricevuto. Quinta parte della coscia destra. Eccola qui. Tutto in plastica, nessun problema. Il peso comunque alla fine c'è. Vi ricordo che io vado a lucidarmi queste parti, infatti non so se si nota la differenza. Sono lucidissime, vi piace così. Qua ancora ovviamente da lucidare, appena arrivato. Bene, controllo solo che il pezzo sia perfetto. Piastra anteriore esterna della coscia destra. Direi che questo pezzo è fatto bene, meno male. Controllatevi sempre le sigle dietro che corrispondono realmente a quello che è il vostro pezzo che dovrete ricevere. Qua abbiamo questi due particolari in metallo che sono le cerniere laterali. Che sono quelle che permetteranno poi l'apertura di un'altra parte della coscia per poter appunto arrivare all'arma, alla pistola. Due serie di viti, una da avvitare nella plastica BP e una nel metallo SM. Uscita numero 41. Robocop in realtà non ha molto successo sul mio canale. Mi dispiace perché io trovo che sia una storia molto bella quella che abbiamo visto in televisione anni fa. È ovvio che però quelli che l'hanno vista si emozionano e quelli che invece non hanno vissuto come noi i telefilm e gli episodi di Robocop ovviamente forse non sanno neanche di cosa parliamo, ecco, quindi questo è importante anche e determina l'interesse di ogni persona verso un qualcosa, ecco. Ci sono tante di quelle informazioni interessanti che ecco, io non mi limiterei soltanto a montare il cyborg. Quello una volta montato è lì, è bello, però io vi garantisco, perché li leggo, a parte questi ultimi ancora che non ho avuto tempo, ma sono davvero molto interessanti. Ecco qui.
Sesta parte della coscia destra. Mi sembra che sia scura l'immagine, spero che si riesca a vedere. Questa è la parte inferiore della piastra posteriore esterna. Diciamo che come verniciatura sicuramente la De Agostini avrebbe potuto incaricare aziende in grado di fare un lavoro più professionale, visto che comunque noi i soldi li paghiamo e non sono difettati. Ecco, questo è il rivestimento interno della piastra esterna, tutto in plastica. Questo è metallo, cerniera inferiore e posteriore della coscia destra. Cerniera inferiore e posteriore anche questa della coscia destra. Metallo. Una molla. 3 serie di viti. Una da avvitare nella plastica, eccola qui, e 2 da avvitare nel metallo. E qui sapete che io ogni qualvolta devo avvitare una vite nel metallo sono solito crearmi i filetti grazie a un lubrificante. 42. Per chi ama il grande Mazinga, che potrà trovarlo sul mio canale, il prossimo anno uscirà il Mazinga Z. Ragazzi, mi dovete scusare perché sto superando i 12 video oggi che sto registrando e ho il cervello un po' in pappa, il contrario volevo dire. Il Mazinga Z è quello che sto costruendo e uscirà il grande Mazinga, che a differenza del Mazinga Z sarà alto 90 cm contro i 75 di quello che sto facendo. Alla fine ci sarà Iron Man, il Mazinga Z, il grande Mazinga, Robocop. E beh, anche se 2 di questi sono dei robot, uno è un cyborg e l'altro è un'armatura, quella di Tony Stark, direi che tutti insieme saranno un bel figurone una volta messi in vetrina. Se considerate che il Mazinga Z è anche completato con il centro ricerche fotoatomiche, dove il punto più alto del centro ricerche è circa 90 cm, immaginatevi voi che spazio ci vuole per poterli conservare tutti in sicurezza. Sarà comunque una bellissima immagine, dai, vederli tutti montati. Poi sicuramente uscirà anche il Goldrake
e il giro d'acciaio, fatti però come si deve, cioè della stessa linea che sta seguendo Hachette. Numero 42, eccolo qui. Qui iniziamo il montaggio del vano interno della coscia destra, dove successivamente verrà collocata la pistola di Robocop. Ecco qui. Quindi questo è il pannello di fondo e questa invece è la guida anteriore della copertura frontale della coscia destra. Anche questa in plastica. Una serie di viti da avvitare nella plastica. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi che troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere. Mi dispiace che a causa di quel pezzo che appunto Roberto mi ha fatto notare, quello di gomma, di cui vi parlavo prima, ho smontato la gamba di Robocop e quindi adesso quando vi farò vedere alla fine il punto in cui sono arrivato con il montaggio numero 39, in parte lo troverete smontato, proprio perché attendevo il pezzo di ricambio corretto e mi è arrivato il pezzo di ricambio non corretto. Mi è venuto un piccolo dubbio. Scusatemi ragazzi, ma non è che ve l'avevo appena fatto vedere tutto all'interno del fascicolo? Madonna ragazzi, se davvero ho fatto vedere 2 volte all'interno di questo fascicolo, chiamate il TSO perché ho veramente bisogno di essere assistito, ma non è possibile, spero di no dai, ma mi sa di sì. 43. L'ultima uscita di questo nuovo invio ricevuto. Ricordo che domani esce l'Audi 4 e la Lancia Stratos livrea all'Italia. Seguitemi anche in quelle fasi di montaggio perché sono 2 collezioni, se vi è possibile e vi piacciono, da fare. È anche molto difficoltoso per me che sto facendo molte collezioni, basta dare un'occhiata alla playlist, quando dopo un mese o un mese e mezzo si ricevono nuovi numeri di una collezione, ricordarsi tutto.
e vi garantisco, e chi mi segue lo sa, che non sempre riesco a farlo. Leggete qua. Ma eccoci qua, 2 serie di viti, tutte e 2 da avvitare nella plastica. Copertura frontale della coscia destra, plastica. Queste sono 3 guide a partire dalla superiore, centrale e inferiore in plastica. Copriguida in plastica e 2 molle, eccole qui. Adesso prendo quello che ho montato fino al numero 39 e poi ci salutiamo. Questa parte poi si potrà, grazie a questa calamita, sostituire facilmente con l'altra che ci verrà data con quella specie di punteruolo davanti, che è un'altra arma di Robocop. Gamba sinistra. Vedete, questo l'ho smontato per la ragione di cui vi parlavo prima, che hanno sbagliato quel pezzo in gomma, ma non credo che riusciremo a averlo in maniera corretta. C'è veramente tanto, io ve le metto un po' così. Sono comunque soddisfatto di questo modello, anche se quando riusciranno queste aziende a capire che i modelli di questo tipo, le articolazioni, i movimenti, i leverismi vanno fatti esclusivamente in metallo e non un metallo qualsiasi, un metallo molto simile all'acciaio, perché con quello che paghiamo se lo possono anche permettere di spendere qualche euro in più, o piuttosto ci facessero pagare delle articolazioni come si deve e non in plastica, anche se non ci dobbiamo giocare. È importante comunque riuscire anche ad avere un'evoluzione di questo tipo di modo di lavorare che si ha. Anche questi erano già stati assemblati, ma ho dovuto rimuoverlo. Questo pezzo qui e questo. Ecco qua.
semitoraci. È un po' un puzzle, però è così. Ecco qua. C'è veramente tanto. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Adesso vado subito a prepararmi il montaggio dell'uscita numero 40 e poi ovviamente seguiranno anche le altre fino al completamento di questo nuovo invio ricevuto, cioè fino al numero 43. Mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo prossimamente, mi raccomando però anche iscrivetevi e se avete piacere di darmi un'ulteriore mano d'aiuto condividete i miei video nei gruppi dedicati, perché sapete che il canale di Michele Armonica non è un canale che si limita al solo montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà e a trovare soluzioni funzionali e di stabilità, così come ho fatto con Ironman, sto facendo con il Mazinga Z e con Robocop. Mi raccomando, quindi seguitemi e seguitemi bene, senza saltare i video, perché molte delle vostre domande sono contenute come risposte, sono contenute le risposte nei video che io faccio. Però se voi mandate avanti veloce il video perché ritenete di annoiarvi, non considerando che io ci metto tutto il mio impegno per aiutarvi, perché non si tratta solo di farvi vedere mettiamo la vite qui, la plastica lì. Io cerco di trovare la soluzione che sia semplice per tutti, ed è più complesso per me trovare una soluzione semplice per tutti che una soluzione un po', diciamo tra virgolette, meno pratica e tecnologica, dove magari persone che hanno più esperienza apprenderebbero subito. Però io voglio che tutti riusciate e siate in grado di poterlo fare. Ecco perché i miei video durano di più. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari.